Quindi queste idee, allora abbiamo qualche cosa, che abbiamo qualcosa di pronto? Guarda, Giamma, io come al solito le idee mi mancano, però io Ok, direi siamo qui, il caffè ce ce l'abbiamo, l'abbiamo, le idee ce l'abbiamo, di calcio non ne sappiamo. questo è poco ma sicuro. Senti, ma il calendario, partiamo dal calendario, abbiamo visto il calendario noi, no? Quindi se abbiamo giocato mercoledì in Coppa in Champions League, adesso dovremmo giocare domenica. Io sabato ho il torneo. No, perché non l'hai saputo? Non l'hai saputo? No, non ho saputo. No, giochiamo sabato, perché tu Vabbè. se giochi in Coppa dei Campioni, beh. no, se tu giochi in Coppa dei Campioni il martedì, poi giochi il sabato, però giochi anche l'infrasettimanale di mercoledì e poi giochi anche ancora in campionato contro Lazio e poi giochi ancora la Coppa dei Campioni, quindi abbiamo... Vabbè, scusa, però giocheremo alle 20:45 di sabato. No, 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 Alle 18? no, 15. Ma come alle 15? Alle 15 già, ma la Lega Serie A ha deciso che il Milan gioca alle 15, io direi giochiamo alle 15. Ma come faccio la formazione del Ma fantacalcio? sai almeno contro chi giochiamo? Verona? È la Sverona? Presente la squadra? Sì, C'è sì, l'arena. Romeo, Giulietta, Romeo, quella Giulietta. roba lì, Bravo, eh. bravo, sì. Ho capito, ho capito. sono loro, Vabbè, allora quindi che facciamo? Lanciamo la sigla? Che dici? Sì, lanciamo la sigla, io direi a questo punto partiamo con questo primo episodio. Guardiamo la telecamera? No, rimaniamo così, direi. È professionale guardare la telecamera? Non lo so, dobbiamo chiedere al regista. È professionale? Il regista la può guardare. Voi Il no. regista- Allora no. Io l'ho guardata per sbaglio. Vabbè, Dai, è facciamo uguale. tutto quanto. È uguale, vabbè, allora facciamo così. 3, 2, 1, sigla! Sigla! Ah no, aspetta però, la sigla ce l'abbiamo? No. Quindi direi diamo al Mac Cioè noi siamo partiti senza sigla. Sì, non La abbiamo. sigla poi al massimo la fa. La facciamo in post-produzione. Ma tu non puoi fare tutto adesso, il regista, la sigla. Sì, ma vai sereno. Senti, diamo la parola al match analyst Ma e la gioca chiudiamo Giroud? qua. Cioè, siccome sai tutto, gioca Giroud? Gioca Jovic? Ma non giocava mica Ibrahimovic. No, Ibrahimovic ha smesso Mi da un dici la pezzo, carriera adesso- di Papen? La sai tutta? Nel laghetto. Bravo, sì, vabbè, andiamo col match analyst, va Sì, che è dai. meglio, dai. No, allora la sigla non c'è, siamo qui per dire due cose di Milan-Verona, quelle cose giusto che non interessano a nessuno ma che vanno dette per completezza. Milan-Verona, San Siro, 38 incontri tra tutte le competizioni, 21 vittorie del Milan, 16 pareggi, una sola vittoria nel Verona risalente al 1922. Mi avvalgo della grafica ovviamente, cioè del foglio del supporto, perché ovviamente sono passati 100 anni, io non mi posso ricordare tutto, però vi leggerò la formazione perché il Milan scendeva in campo con Luigi Binda in porta, Umberto Soldati, Francesco Soldera, Arnaldo Giudici, in difesa centrocampo Lovati, Morandi, Poggia, attacco Loiacono, Murer, Roghi, Zacchi, in panchina Guido Moda, non Meda, Guido Moda. Ultimi 5 precedenti, quindi sono passati 100 anni dall'ultima vittoria al Verona San Siro, cerchiamo di non farne passare. Ultimi 5 precedenti parlano Milan tranne uno, no anzi tranne due, perché il 31 giugno del 23, l'ultima partita l'anno scorso, segnano Rafa quel gol che poi ce l'addio di Ibra, insomma ce lo ricordiamo tutti. L'anno dello scudetto ovviamente ci ricordiamo tutti che segna Samu Castiglieco, una delle poche volte in cui il buon Samu Castiglieco è stato effettivamente utile alla causa rossonera, nonostante gli voglio un bene dell'anima, quel gol deviato con le reazioni di Gunther, uno dei tasselli tanti di quel bellissimo scudetto che abbiamo vissuto tutti. Pareggio nel novembre del 2020, lo ricorderemo perché Ibra sbaglia il rigore, ma poi segna di testa al 93esimo. Altro pareggio nel febbraio 2020, non ricorderò il marcatore, lascio a voi capire perché. L'ultimo dei 5 precedenti che vi citerò è il 4 maggio del 2018, quando segnano in ordine un marcatore che sempre non cito, Patrick Cutrone, Ignazio Abate, Fabio Borini, mentre per il Verona segna il sudcoreano Seong-won Lee. Sì, per carità, bellissime le formazioni del 1922, non lo voglio dire, storia del Milan, però io, come molti altri, dobbiamo mettere la formazione per il fantacalcio. Quindi vorrei sapere chi gioca, chi non gioca, chi è indisponibile, chi è infortunato, insomma, tutto quello che concerne le formazioni. A chi chiediamo? Ma è facile, al nostro esperto, Enrico Aiello, a te. Dopo la tremenda batosta del derby ed il mezzo passo falso casalingo nell'esordio in Champions contro il Newcastle, il Milan cerca riscatto con il Verona nel quinto atto del campionato di Serie A, fischio d'inizio sabato pomeriggio a San Siro alle ore 15. Diamo dunque un'occhiata alle probabili formazioni di rossoneri e giallo-blu, cominciando proprio dai padroni di casa, dove tra scelte obbligate e turnover dovrebbero essere diverse le novità proposte da Stefano Pioli. Tra i pali out Mike Maignan, che martedì sera ha rimediato un risentimento muscolare ai flessori, ci sarà Marco Sportiello, davanti a lui la consueta linea difensiva
difensiva con da destra a sinistra Calabria, Ciao, Tomori e Teo Hernandez. A centrocampo dovrebbe riposare Loftus-Cheek, uscito malconcio e con i crampi nella sfida con Newcastle. Al suo posto ci sarà Musa, reduce invece da una buona apparizione proprio in Coppa. A completare il terzetto il solito Rade Krunic, quale vertice basso del centrocampo, e Tijani Reinders di nuovo in campo dal primo minuto. Diverse le novità previste in attacco, dove mister Pioli potrebbe concedere un turno di riposo almeno dal primo minuto sia ad Olivier Giroud che a Rafa Leao. Il tridente potrebbe quindi essere formato da Pulisic a sinistra, Chukwueze a destra, con Okafor al suo esordio stagionale titolare al centro dell'attacco. Out per infortunio invece, oltre al portirone francese, i soliti Bennacer e Kalulu. Novità di formazione anche in casa veronese, complici alcune defezioni rimediate nella sfida del lunedì sera al Bentegodi contro il Bologna. Non ci sarà sicuramente Doig, distorsione alla caviglia e lesione al legamento per lui. In dubbio Foloruncio, assenti sicuri Henry, Rustic e Braff. Marco Baroni dovrebbe dunque optare per il solito 3-4-2-1 con Montipò tra i pali, terzetto difensivo con Magnani, Davidovic ed Ian. Faroni e Lazovic agiranno sugli esterni, in mezzo al campo Foloruncio, se non dovesse recuperare pronto Ongla, con Duda, Ngonge e Mbula a supporto dell'unica punta Bonazzoli. Attenzione però, scalpitano anche Saponara e Suslov, di cui Baroni ha parlato un gran bene in conferenza stampa giovedì pomeriggio. Dirigerà l'incontro il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, alla sua 24esima apparizione in Serie A. Un precedente per parte con Milan e Verona molto discusso, quello che riguarda proprio i rossoneri. Ci riferiamo a 2 anni fa, 1-1 a San Siro con l'Udinese, con il gol dei friulani viziato da un evidente tocco di mani di Udoghi. Marchetti sarà coadiuvato dalle assistenti Rocca e Moro, quarto uomo Maresca, al VAR Marini, suo assistente Maggioni. Fischio d'inizio a San Siro sabato pomeriggio alle ore 15, 70.000 gli spettatori previsti con ancora pochi italiani disponibili. Partita che sarà trasmessa in diretta su DAZN, post partita su Radio Rossonera a partire dalle ore 17. Da Enrico Aiello è tutto, a voi la linea. No, visto che io di tattica non ne capisco niente, parlo per me, non parlo per i miei compagni di gioco, direi di analizzare insomma un po' il match Milan-Verona tatticamente con chi ne capisce. Quindi prego mister Emanuele Bottoni, pillola tattica Milan-Verona. Ciao a tutti, parliamo di Milan-Verona. Il Milan arriva da una partenza importante sotto l'aspetto dei risultati in campionato. 6 punti ottenuti fuori casa a Bologna e a Roma, 2 squadre difficili e campi dove non sarà facile per nessuno ottenere un bottino pieno. Tra le 2 trasferte c'è stata la partita e l'ennesima vittoria in casa con il Torino. È stata più facile del previsto per merito certo dei rossoneri e ancora più netta del risultato finale. Poi, come ben sappiamo noi milanisti, è arrivata la batosta nel derby contro un avversario forte, ma che, a parere di molti, probabilmente si poteva affrontare meglio, con più acume e maggiore prudenza. Subito dopo, il Milan ha avuto la prima gara del girone di Champions, sulla carta la più facile, che ha affrontato bene, ma che non ha vinto per eccessiva superficialità negli ultimi metri di campo. È mancato il killer instinct, la zampata cattiva che sbloccasse la partita. Ma il Milan ha fatto la sua gara e c'è poco da dire in merito alla prestazione. Adesso è necessario ripartire in campionato per non perdere ulteriore terreno e battere le avversarie che sulla carta sono alla portata dei rossoneri, avendo ben chiaro però che nessuna gara è vinta in partenza. Il Verona sarà il prossimo avversario. Schiera un sistema di gioco 3-4-3 o 3-4-1-2, 3-4-2-1, insomma una difesa a 3, 2 quinti, 2 centrocampisti centrali e 3 elementi offensivi con posizioni e caratteristiche diverse tra loro. Il centravanti può essere Bonazzoli oppure Djuric, ma c'è anche la soluzione Mbula, che è un attaccante rapido e aggressivo. I rossoblù cercano di far alzare l'avversario e poi verticalizzano subito, volendo sfruttare la velocità generale dei loro avanti. Molto interessante è Ngonge, un esterno offensivo dal passo importante. L'impressione è che sarà meglio non lasciare troppo campo e profondità per le verticalizzazioni su attaccanti veloci. Nella slide vediamo la bruciante ripartenza che porta al gol di Duda contro la Roma, stando sempre attenti alle marcature preventive e a non dare occasione agli avversari di sfruttare molti metri di campo. Possiamo vedere che il Verona marca zona sui calci d'angolo e sulle palle inattive contro, caratteristica che ha solo lati negativi da poter sfruttare. Sulla costruzione avversaria difendono coprendo prima i passaggi centrali con i 2 esterni più stretti
E il loro sistema difensivo, una volta che l'avversario ha preso campo, è sostanzialmente un 4-5-1-1, un 4-4-1-1, che è meglio non far chiudere troppo e riposizionare facendo un possesso lento e sterile, ma riattaccarli con rapide verticalizzazioni. Non dimentichiamo infatti che il Milan ha tecnica e velocità in avanti, considerando che probabilmente sarà della gara anche Musa, che è molto veloce, e anche Okafor, che ha caratteristiche diverse da Giroud e attacca la profondità. Sarà una gara in cui, se il Milan la affronterà con la giusta mentalità, attenzione, diligenza e cattiveria offensiva, otterrà bottino pieno, aspetto che sarà di fondamentale importanza sia per la classifica, per non perdere terreno, che per tornare a credere in se stessi e nelle proprie qualità. Un successo inizierà a ricucire la ferita che è nei cuori di ogni tifoso rossonero. E quindi saluto tutti questi cuori. Ringraziamo mister Emanuele Bottoni, un bottone inedito, un bottone nel prepartita, non abbiamo mai... Ah, ma stai registrando? Sì, beh, il tuo momento è dopo. Poi posso avere il mio screen time? Grazie, grazie. Tocca a me, è il mio screen time questo qui. No, dicevo, grazie a mister Emanuele Bottoni che ci ha concesso questa pillola tattica, è un bottone inedito, di solito lo ricordiamo sempre lunedì sera con la stanza di bottoni, il direttore Simone Cristau. A proposito, vi siete iscritti al canale YouTube di Radio Rossonera? Avete messo like? Ok, ora che l'avete fatto, direi di andare a provare a capire che aria tira un po' a Verona, di cosa si parla, che sentore c'è intorno a questa partita, e lo facciamo con Alberto Fabbri, direttore di Hellas Live. Alberto. Quello che si presenterà sabato pomeriggio alla Scala del Calcio sarà un Hellas Verona galvanizzato dopo il buon punto ottenuto contro il Bologna di Thiago Motta nel posticipo della quarta giornata della Serie A Team 2023-2024. Il Verona di Marco Baroni è riuscito già ad accumulare ben 7 punti in questo avvio di campionato. Pensate che l'anno scorso per raggiungere lo stesso bottino ci ha impiegato ben 16 partite. Quindi un avvio promettente, quello di Montipò e compagni, che sanno benissimo l'avversario, la caratura, l'importanza del Milan di Pioli, rossoneri che sicuramente sono ancora frastornati dal pesante derby subito nella stracittadina contro l'Inter, hanno provato a rialzare la testa contro il Newcastle. Speriamo per i colori giallo-blu che non lo facciano proprio sabato pomeriggio, visto che il Meazza, lo stadio San Siro, non è certo uno stadio che porta bene ai colori scaligeri, visto che nella pluricentenaria storia del club veronese il Verona non ha mai vinto, pensate, né contro il Milan né contro l'Inter proprio in casa vostra. Sarà sicuramente una sfida molto molto delicata, non ci sarà sicuramente l'esterno scozzese Josh Doig, è uscito malconcio dal posticipo contro il Bologna. In attacco ballottaggio Bonazzoli con Diuric, in mezzo al campo dovrebbe essere confermato Foloruscio insieme a Duda. Per il resto non dovrebbero esserci novità importanti per quello che riguarda l'11 titolare che si presenterà sabato pomeriggio alle ore 15 allo Stadio Meazza contro il Milan. Verona è la città dell'amore. Verona è la scena principale di una delle più famose tragedie del bardo inglese William Shakespeare. In questo testo meraviglioso, che si sviluppa tutto nella città di Verona, vogliamo raccontare, narrare e, se possibile, recitare una piccolissima parte, che forse è l'essenza di questa storia d'amore tra Romeo e Giulietta. Quando Giulietta si affaccia dal suo balcone della città di Verona e parla, non recita, parla non mi piace, riparto da qua. Aspetta, pausa. E si rivolge con un bellissimo monologo quasi alla città notturna, addormentata. Romeo è sotto il suo giardino, è lì, osserva Giulietta e ascolta le sue parole. Giulietta sa che Romeo è lì e pronuncia una frase bellissima. Dice: una rosa, anche se non si chiamasse rosa, perderebbe il suo odore. Vi invitiamo a leggere Romeo e Giulietta, perché è veramente, oltre che una tragedia bellissima, anche un testo meraviglioso. Ma volevamo ricordarvi, e soprattutto ricordare all'AC Milan,
che sabato giochiamo una partita. Quindi lasciamo stare Shakespeare, lasciamo stare Romeo e Giulietta, lasciamo stare tutto, sabato c'è una partita. Quindi mi raccomando, sappiamo quello che dobbiamo fare. Noi intanto vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo match program. Se fosse entrato sto gol, se fosse entrato...